80. Sapete già molto del film, abbiate letto e siate venuti incuriositi da questo documento eccezionale. Io vorrei soltanto spiegarvi i 3 motivi che penso si possano addurre per spiegarsi il perché di questa sparizione dalla storia degli audiovisivi di questo documento eccezionale. Intanto i 3 registi giornalisti che hanno realizzato il film non hanno mai raggiunto una fama internazionale di documentaristi, hanno lavorato moltissimo nel campo del giornalismo, hanno realizzato moltissimi documentari, i 2 viventi sono ancora attivi anche nel campo della didattica, ma la loro opera non è mai stata considerata in forma monografica e non sono stati ancora a loro dedicati dei lavori di approfondimento. Poi c'è il fatto della televisione pubblica italiana. A differenza dell'Italia, il servizio pubblico americano è molto complesso, molto diverso a seconda degli Stati Uniti d'America, e anche il lavoro quindi di recupero, di salvaguardia è estremamente episodico, c'è ancora molto da fare in quegli archivi. Anche in Italia però il discorso di recupero è già, diciamo, assodato nel panorama culturale. E poi il terzo motivo, forse il più importante: il film è stato girato su una pellicola Ektacom reversa al 16 mm che non prevedeva negativo, quindi il positivo di questo film, che è la miglior copia esistente del film, è stato mostrato alla televisione pubblica qualche giorno dopo l'omicidio di Martin Luther King e poi è stato spedito a Venezia per il festival dove è stato mostrato, dove il film ha vinto un premio importante, e poi la copia è rimasta a Venezia in questi famosi scaffali dell'ASAC di cui parliamo in questi giorni. E questo è il motivo per cui poi noi, ritrovandolo, abbiamo anche riscontrato l'entusiasmo degli autori viventi che vedono in questo restauro la possibilità appunto di dare nuova vita a questo film. Non siamo stati soli, per fortuna sin dall'inizio la Cineteca di Bologna ha aderito a questo progetto di restauro, un work in progress che è iniziato molto velocemente, e io ringrazio tantissimo Gianluca Farinelli, il direttore della Cineteca di Bologna, intanto per aver condiviso con noi questo restauro, e gli vorrei chiedere appunto quali sono stati i motivi per cui avete acquistato anche voi questo film. Grazie a Stefano Francia. Credo che questa retrospettiva sia abbastanza straordinaria, perché l'ASAC è uno degli archivi importanti del nostro paese, la sua cineteca. Abbiamo visto in questi anni alcune cose, però insomma, questa volta alcune perle preziosissime sono state selezionate, e quindi devo dire la Biennale credo ha compiuto finalmente il suo compito anche di grande archivio del paese, e devo dire Stefano ha fatto una scelta notevolissima, perché insomma, la decina di film che ha scelto sono tutti di grande rarità e che raccontano in maniera anche diversa, poi ci danno delle nuove informazioni, delle nuove emozioni sulle nostre conoscenze sulla storia del cinema. Quindi credo sia veramente un atto importante quello di questa retrospettiva di quest'anno, e che possa anche segnare l'inizio di una nuova epoca in cui questi archivi siano più conosciuti e più resi disponibili. Quindi noi come Cineteca siamo stati felici di partecipare a questa impresa giusta, e tra i diversi film questo era sicuramente uno dei più sconosciuti, perché come ha detto giustamente Stefano, la memoria del film si è un po' persa dopo la proiezione veneziana, e i registi non sono assunti ad una fama internazionale tale da far sì che se ne ricordasse, che una cineteca, un'istituzione, un ricercatore si ricordasse di questo film. In realtà è un film straordinario, un documento straordinario su una delle grandi personalità del Novecento, colto in un momento molto particolare, perché le riprese cominciano
il 15 di gennaio, il giorno del 39esimo compleanno di Martin Luther King, e si concludono poche settimane prima della uccisione di Martin Luther King, e seguono questa straordinaria campagna per la povertà a sostegno dei poveri, e non solo dei neri d'America, ma delle genti povere di America. E inoltre fa parte di quel cinema documentaristico sperimentale che in quegli anni era molto vitale, e di cui abbiamo restaurato come Cineteca di Bologna diverse opere importanti. In particolare abbiamo quasi concluso l'opera di restauro di tutti i film di Lionel Rogozin, e quindi ci sembrava che fosse un buon contributo ad una migliore conoscenza degli avvenimenti degli anni 60, ma fosse anche un contributo a conoscere meglio quel momento del cinema documentario, oggi che il cinema documentario vive una nuova epoca d'oro. Quindi grazie molte alla Biennale che ci ha dato questa possibilità, e grazie molte alle scelte ispirate di Stefano Francia. Benissimo, io ringrazio ancora invece James Desmond, uno dei registi del film, che senza il cui aiuto questo restauro non sarebbe stato possibile. Buona visione.